Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi figlioli, vi do appuntamento per lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Milano, alle ore 13:30 per il grande momento di preghiera in onore di Maria Santissima Corredentrice. Dopo gli ultimi attacchi della falsa Chiesa al titolo di Maria Santissima Corredentrice, ritenuto un ostacolo alla fede cristiana, noi ci riuniremo come piccolo resto, scenderemo ancora una volta in campo, affrettatevi a preparare il biglietto, a staccare il biglietto per venire. Siamo chiamati a difendere il patrimonio bimillenario della Chiesa, siamo soprattutto chiamati a custodire la sana devozione mariana e il grande amore alla Madonna. Il piccolo resto cattolico scende in campo lunedì 8 dicembre a Milano Assago, presso il centro congressi. Ci ritroveremo per un momento di fede, di preghiera, con la corona del rosario in mano, come popolo dei rosarianti, per cantare gli inni a Maria Santissima Corredentrice, per rispondere nella preghiera e con la fede agli ultimi attacchi della falsa Chiesa. Vi aspettiamo, non mancate, lunedì 8 dicembre a Sago, Milano, raduno del piccolo resto cattolico in onore di Maria Santissima Corredentrice. Laudetur Jesus Christus e avanti con Maria con la corona del rosario in mano. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è lunedì 10 novembre e la Chiesa celebra nel calendario liturgico tradizionale la memoria di Sant'Andrea Avellino. Che pensate? Ebbe la grazia, lui era un avvocato. Un giorno, per difendere una causa, sarebbe interessante analizzare tutto questo rispetto ai nostri giorni, dovette dire una bugia, ma questa cosa di dire una bugia per vincere la causa giudiziaria lo provò molto. Chiese aiuto al Signore, chiese luce a Dio, e tornato a casa aprì la Sacra Scrittura e trovò quel passo in cui si dice che la bocca del mentitore lo conduce alla dannazione. Insomma, questo era il senso. Questa cosa qui ha sconvolto la vita. Pensate come a volte una sola frase della Sacra Scrittura può sconvolgere la vita di un uomo. Abbiamo un santo la cui vita è rimasta sconvolta dal fatto di aver detto una menzogna in tribunale per difendere un accusato, un imputato, e poi però tornato a casa lui è rimasto travagliato da questa cosa e quindi ha chiesto luce al Signore. Ecco, è uscite queste parole della Scrittura: la bocca che mente uccide l'anima. E questa frase lo colpì così tanto che dette addio per sempre all'attività forense e chiese umilmente di entrare tra i padri teatini, prendendo il nome di Andrea. Lui si chiamava Lancilotto, è un santo del sud Italia, è nato in quella che allora era la Lucania e oggi è la Basilicata, e così lui, ecco, mi sembra un insegnamento molto importante per noi, soprattutto con i tempi che viviamo, dove la menzogna addirittura è divenuta una sorta di mostro potentissimo. Pensate a quello che sta accadendo a Roma e pensate in questo momento, di fronte a quello che è successo martedì scorso con la pubblicazione improvvida, inutile, anacronistica del documento della nota dottrinale di Fernandez, la reazione degli Unacum, che però magari sentono che c'è menzogna su se stessi nel continuare a rimanere da quella parte, ma non ne vengono fuori. Non bisogna vivere nella menzogna, figlioli cari. Quello che poi, tra l'altro, vorrei dirvi che la cosa piuttosto curiosa, anche tra tante, noi l'abbiamo detto però senza
probabilmente rimarcarlo, è che come si chiama la chiesa falsa di Prevost ha proclamato dottore della chiesa il cardinale Newman, domenica, e poi martedì produce quel documento che nega la corredenzione di Maria, proprio quando Newman è stato invece uno dei più rappresentativi difensori del dogma. Questo per dirvi. Ma torniamo a Sant'Andrea Avellino. Oggi 10 novembre, la sua festa. Lui appunto legge questo testo della scrittura, la bocca che mente uccide l'anima, e solo questo brano, solo questo, quante volte noi ascoltiamo la parola di Dio e cosa lascia, quale traccia lascia nei nostri cuori. Lui si converte, abbandona il mondo e si fa sacerdote. Diventa prete, distinguendosi in una vita breve, ma caratterizzata dalla penitenza, dal disprezzo di sé e dal desiderio dell'umiltà. Ebbe un grandissimo amore alla Madonna, alla Madre di Dio, alla Santa Vergine, Fernandez e Prevost permettendo, e infine, spossato dagli incarichi che gli erano stati affidati, andava in giro a predicare dappertutto. Pensate come muore: sale all'altare, va all'altare per dir messa, Sant'Andrea Avellino, e sapete che ci sono le orazioni ai piedi dell'altare, e quando recita la formula introibo ad altare Dei, si ferma. La ripete una seconda volta: introibo ad altare Dei, entrerò, salirò all'altare di Dio. Si ferma. Alla terza volta che pronuncia questa frase casca a terra, morendo, espirando serenamente. Quindi è veramente una vita singolare quella di Sant'Andrea Avellino. Come altre volte vi ho detto, ci sono i grandi santi, ma ci sono i santi poco conosciuti, ma questo non significa che siano meno santi. L'importante è andare in paradiso, figlioli cari. E oggi lo invochiamo Sant'Andrea Avellino perché anche noi diciamo di no alla menzogna, perché anche noi non diciamo bugie, perché anche noi voltiamo le spalle a questa falsa chiesa. Falsa è sinonimo di menzognera. Falsa chiesa è sinonimo di chiesa bugiarda, ecco. Quindi Sant'Andrea Avellino ci ricorda queste parole oggi della Sacra Scrittura che gli hanno cambiato la vita. La bocca che mente uccide l'anima. Che queste parole si incidano anche nel nostro cuore, cari figlioli, e ci aiutino a non perdere di vista qual è la cosa più importante da fare nella nostra vita, cioè la salvezza delle nostre anime. Oggi è lunedì, quindi iniziamo una nuova settimana, miei cari. Lunedì va aggredito cristianamente con la corona del rosario, come il laccio dei cowboy, perché inizia una nuova giornata, inizia una nuova settimana. Si sente, almeno io lo avverto, il cosiddetto pondus, il peso di inizio settimana, perché c'è una settimana davanti e va affrontata con grande sprint. Poi uno pensa che il lunedì lo inizi a Reggio Calabria, poi nei prossimi giorni sei a Palermo, a Piccola Nazareth, a Cinisi, che poi riparti e ti ritrovi in Toscana con i confratelli, per poi, come ho detto ieri sera, darò notizia però domattina, dovermi trovare a fine settimana nelle Marche. Allora, però ecco, figlioli cari, ringraziamo Dio di tutto, ogni giorno, del dono della salute. Chi ha la salute ringrazi Dio. Nessuno presuma di avere la salute per proprio merito, perché oggi sembra così in giro, no? C'è questo salutismo, non è una cosa negativa in sé il salutismo, il wellness, no? Questo mens sana in corpore sano, per carità, vedo anche questo impegno a nutrirsi in un certo modo. Poi devo dire però, per esperienza personale, che i salutisti, i veganisti, i vegetarianisti, tutti quegli isti lì, quando poi ti arriva un piatto di pasta, lo dico io che non la posso mangiare e m'arrabbio, ti fanno tutti quei discorsi e poi li vedi tuffarsi molte volte in un buon piatto di pasta. Meno male. Voglio dire, chi ha la salute ringrazi Dio. Chi non ce l'ha, chi non ha la salute per qualunque motivo, va bene, e quindi deve affrontare le giornate portandosi appresso il peso, la croce della malattia, qualunque essa sia, che ci sono quelle da quelle più gravi a quelle meno gravi. E talora ho notato che le malattie più gravi, alcune malattie che espongono alla morte, sono asintomatiche.
E alcune patologie invece che non sono letali ti producono sintomi che ti compromettono veramente la vita, non le giornate, la vita. Che facciamo? Che si fa nell'uno e nell'altro caso, che si abbia la salute o non la si abbia, si ringrazia Dio. Grazie Signore per tutto quello che mi dai, grazie Signore per questo nuovo giorno, benedici tutti e poi invocare, ecco, la benedizione del Signore su tutti i lavoratori. Sempre io, il lunedì mattina in particolare, penso ai muratori. No, penso naturalmente a tutti i lavoratori, però penso a quelli che fanno un lavoro fisico non irrilevante. Adesso si entra nella stagione invernale e vedo questi operai che lavorano, quelli che la mattina io esco presto, per esempio gli operatori che tolgono la sporcizia dalle strade, che raccolgono la spazzatura al mattino molto presto, e poi operai che lavorano nelle impalcature dei palazzi per costruirli o ristrutturarli, e quelli che vanno per le autostrade. Insomma, ecco, c'è anche questo chiedere al Signore di benedire tutti i lavoratori. Tutti i lavoratori. Quindi il lunedì è veramente un giorno, anche questo, molto importante, è un giorno santo, è il cominciamento, è un nuovo reiterato inizio da vivere in Dio. Mi raccomando, il lunedì mattina è il giorno della gioia, il lunedì mattina è il giorno della gratitudine a Dio, in qualunque modo il lunedì che apre la settimana inizi. Ecco, bene miei cari, allora vi ricordo che oggi, che è lunedì 10 novembre, io sarò a Catania, a San Giovanni la Punta, presso l'Hotel Garden, dove sempre ci riuniamo alle ore 16:30. Alle ore 16:30 saremo lì con il programma consueto, ci sarà anche Fra Celestino per le confessioni, alle 16:30 il rosario, a seguire la Santa Messa e dopo la Messa l'esposizione del Santissimo Sacramento con la coroncina della Fiamma d'Amore del Cuore Immacolato di Maria, che io sto riscoprendo sempre di più. Pensate, io la conosco da anni e anni, poi un po' l'ho archiviata per ragioni di tempo, ma veramente io sento che il cielo mi guida. È stato proprio un appello del cielo a recuperare questa coroncina, e sento che veramente, diffondendola all'interno del piccolo resto, è una volontà che viene dalla Madonna, perché è una preghiera molto forte. Io andai a suo tempo a Budapest diversi anni fa, credo nel 2016 se non ricordo male, quindi sono 9 anni fa praticamente. Andai dopo l'estate a Budapest in macchina per cercare la cappella dove la Madonna ha parlato alla veggente Elisabetta. Non è stato per niente facile trovarla, una cappella piccolissima di casa, una cappella domestica, e lì la Madonna ha regalato questa coroncina. Quando non potete pregarla in diretta e avete tempo, pregatela. Ecco, poi volevo dirvi, quindi oggi pomeriggio vi aspetto, e aggiungo a proposito di questo, qualcuno mi ha mandato un messaggio: padre, forse non saremo in tanti perché l'ha detto all'ultimo e così. Non vi preoccupate, io dovevo celebrar messa. Ho pensato bene che anziché celebrarmela nella stanzetta d'hotel, posso venire lì a Catania anche con 20-30 persone, non importa, fiori cari, io lo capisco, mica sono consapevole che non puoi annunciare un incontro il giorno prima, la sera prima, non è neanche un giorno prima, è la sera prima, quindi meno di un giorno prima, ecco, e poi il giorno lavorativo è lunedì, quindi non vi preoccupate, chi può venire venga e va bene lo stesso. L'importante è che dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, volevo dirvi poi a tal riguardo che c'è la possibilità di raggiungere la quota di 1500 iscritti per la confraternita del Santissimo Rosario, un numero assolutamente significativo perché siamo a 1493, quindi mancano 7 volenterosi operai di Maria, apostoli del Rosario, che vogliano aiutarci a raggiungere questo bel traguardo. Vediamo in quale giorno lo raggiungiamo, questo traguardo. Sarebbe molto bello che ci arrivassimo presto. Pensare che ogni giorno, prestissimo, 1500 persone pregheranno il rosario. Significa ogni giorno 4500 rosari. È una cosa che a me fa andare in estasi, mi basta questo, e se uno che fa questo è indemoniato, è finita la religione è finita. Bene miei cari, allora avete visto che ieri sera abbiamo annunciato questo evento che vivremo insieme a Milano
a Milano a Sago, lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, alle ore 13:30 ci ritroveremo al centro congressi di Assago, dove altre volte siamo stati insieme per questo momento di grazia che replica alla documento infame della congregazione detta della fede, guidata dal cosiddetto cardinale Fernandez. Io non so, devo dirvi la verità, miei cari figlioli, devo dirvi la verità, io resto perplesso. Diventerei ateo se non avessi la certezza che Dio esiste, perché io è per colpa non di Dio, povero Dio, non c'entra niente Dio. Diventerei ateo qualora la mia fede si appoggiasse, come accade a molti, sulla testimonianza cristiana. Mi dispiace dirlo, me ne andrei. Come minimo, me ne andrei tra gli ortodossi. Mi trasferirei in Russia, c'è il problema che c'è il freddo lì. Credetemi, vi assicuro, Fiorica, se io non sapessi per rivelazione privata, per locuzioni interiori, che tutti corrono a destra e a manca, se lo dico io che c'ho le locuzioni non può essere. Non so, la storia di Don Minutella è la storia di Calimero. Se io non sapessi per rivelazione privata che quella è la falsa chiesa e non è la chiesa cattolica, io mi domando come facciano gli Unacum a rimanere con questa chiesa. Io me ne sarei già andato. Cioè, avete idea che c'è una chiesa che perseguita il culto mariano, che tace sul culto eucaristico e che va avanti con l'ecolatrismo, la lecolatria, che va avanti con la benedizione delle coppie gay, che va avanti con l'agenda 2030 indisturbata? E vedere questo ennesimo rinnovato cahier de doléances da parte dei Unacum più rappresentativi, dal professor Zenone a Riccardo Cascioli con la Nuova Bussola Quotidiana, sono arrabbiati. Basterebbe citare due frasi, quella di Luisella Scrosati sulla Nuova Bussola Quotidiana, sì, che della serie Signore fino a quando? E quella del professor Zenoni che vi ho fatto sentire ieri sera, che dice: ma sono arrabbiato perché c'è la firma del Papa. Ma come potete pensare che quella sia la Chiesa Cattolica? Fate un peccato contro lo Spirito Santo, offendete lo Spirito Santo dicendo che quella è la Chiesa Cattolica, Dio mio. Io non riesco a darmi ragione di come facciano a rimanere lì ancorati alla Chiesa di Satana. È un grosso mistero. Si perderanno l'anima? Credo di no. Moriranno però marci, spazzati via come polvere dalla storia? Sì. Gli Unacum sono la condizione più penosa che esista del cattolicesimo bimillenario. Stanno lì a lamentarsi. Loredo, non so chi di voi conosce Giulio Loredo, nel suo blog Visto da Roma, anche lui è uno dei più esimi rappresentanti di lingua ispanica, di cultura ispanica, anche c'è un notissimo prete di lingua spagnola che ha più di 1 milione di followers, adesso mi sfugge il suo nome in questo momento, spagnolo, che lui ha più di 1 milione, ha detto: dopo Fiducia Supplicans questo documento rivela come stanno le cose a Roma, ma restano lì però. Questo è il punto. Cioè, quello che lascia senza parole è che hanno ormai consapevolezza, contezza che quella è una falsa chiesa, lo capiscono, lo sanno, ci sono le prove, aveva ragione Don Minutella, ma niente. Oggi stanno andando a messa, oggi che è lunedì 10 novembre, con i preti, perché il problema è il sistema clericale, che siccome ci sono le ammende e le prebende, capito? Ci sono le ammende e le prebende, mi capite cosa voglio dire, no? Ogni mattina un prete fa 8 anime per 1000. È una cosa, guardate, penosa, è una situazione tragica che non si è mai verificata. Neanche ai tempi dell'arianesimo è successo questo, perché sebbene l'arianesimo ha rischiato realmente di cancellare per sempre l'identità cristiana dello statuto cristiano della fede, se non fosse intervenuto da solo Sant'Atanasio, il leone di Alessandria, come era chiamato, però l'establishment cristiano restava sano, cioè il Papa era il Papa, capito? Giulio I scese in campo, possiamo dire così, per difendere Sant'Atanasio, lo volle con sé a Roma, se lo portò poi al sinodo di Treviri, non era Treviri, lei dalle parti della Bulgaria, non mi ricordo il nome di questo sinodo, e lui andò, il Papa raggiunse, se lo portò appresso, lo volle accanto a sé, pur essendoci il problema della lingua. Atanasio provò a imparare un po' il latino,
mulino, ma parlava il greco Atanasio, no? E quindi pur essendoci il problema di comunicazione, Papa Giulio se lo chiamò a sé. A noi chi ci chiamerebbe oggi? Papa Leone? Papa Leone ci chiama a noi. Cioè, il professor Zenoni da chi si aspetta, Zenone, da chi si aspetta la salvezza? La Luisella Scrosati e la nuova bussola quotidiana, quanto dovranno continuare a dire? Fino a quando? Da chi vogliono la salvezza? Da chi l'aspettano? Signore, salva la tua Chiesa. E chi la dovrebbe salvare questa Chiesa? Non c'è forse un gruppo di sacerdoti che si è fatto scomunicare, per dire la verità? Oppure ha ragione Viganò e Don Pompei che dobbiamo tornare a prima del concilio? Qui la cosa è seria. Qui la questione, tutti hanno capito che va esaminata, ma nessuno si muove. E perché nessuno si muove? Forse Dio permette così perché vuole che a muoversi sia quello che lui ha scelto. Può darsi. Però io questo non lo posso, come dire, forzare come pensiero, perché potrei apparire come quello che vuol portare acqua al proprio mulino. Io ripeto però, c'è un immobilismo drammatico, perché è come quello che sta perdendo sangue. Immaginate uno che casca a terra, no? Poveraccio, sbatte a terra la testa e comincia a perdere sangue senza perdere lucidità. E allora lui comincia a lamentarsi, no? Attenti, lamentarsi, sto male, sto perdendo tutto questo. E chiamiamo l'ambulanza. No, aspetta, che prima voglio continuare a dire che il sangue che esce, sono caduto. Ma chiamiamo l'ambulanza, cioè, non vogliono risolvere. E la situazione si è fatta tragicomica, vi dico perché. Perché hanno aspettato 12 anni con la sindrome di Stoccolma, aspettando che crepasse l'impenitente apostata e sperando che arrivasse colui che doveva salvare il cattolicesimo romano, perché tutti, e c'è qualche problema con la diretta forse, perché tutti avevano consapevolezza che avevano tutti consapevolezza che c'era una situazione da recuperare con Bergoglio, no? Ecco, tutti questo avevano chiarezza. E così è nato il sogno, il mito di Papa Leone. Capito come li hanno infinocchiati tutti, tranne me? Vi ricordate l'8 maggio? Che cosa è accaduto? La festa della Madonna di Pompei? Si è affacciato il Papa con la mozzetta, la stola apostolica, capito? A partito che già quello che aveva detto subito appariva evidentemente chiaro come percorso, andiamo avanti per la via del sinodo, quelle cose lì, ma lasciamo stare perdere quello. Alla fine, ecco, tutti sono cascati, tutti tranne noi, parlo degli Unacum, che sono quelli che ci odiano di più perché la verità la vogliono sentire dire, sono cascati nella trappola che noi avevamo messo in luce, cioè attenzione che vi stanno prendendo in giro, questo è quello che proseguirà in maniera diversa l'opera di demolizione statutiva del cattolicesimo romano per sostituirla con quella, ma la regia lo sa che ci sono problemi? Ecco, naturalmente quando poi io fitto entro nel merito non mi risponde nessuno, nessuno mi segue di quelli che dovrebbero. Pazienza, io capisco che il diavolo non vuole che si parli così. Caspita, ogni volta io inizio piano piano, la regia è perfetta, la situazione è perfetta. Appena entro, infittisco il discorso che non mi posso e non mi dovrei distrarre perché io non mi ricordo più che cosa caspita stessi dicendo, va via la linea. Scusate, ma pregate per me perché a volte questa cosa per me diventa, meno male che diventa insopportabile, meno male, così capite che non sono un manichino. Puntualmente, appena il discorso si infittisce, avete notato? Il segnale viene disturbato. È una cosa veramente incredibile che avviene. Incredibile. Ma noi andremo avanti perché questo è il segno che gridiamo la verità. Perché il segnale è buono. Il segnale è buono, non si capisce perché ogni volta che infettisco la discorso è tutta la gente lì, è come quando in parrocchia ci sono testimoni, ogni giorno andava via la luce, abbiamo chiamato l'Enel di Palermo, l'Enel centrale, abbiamo cercato di tutti ci hanno detto non c'è nessun problema, perché va via questa luce? Spallucce. Ma puntualmente quando io predicavo e la gente era tutta addosso con la bocca aperta ad ascoltare, andava via la luce. Qui è la stessa cosa. E meno male che io mi incavolo, faccio bene a incavolarmi, vuol dire che sono vivo, forte, energico e oggi è lunedì. Allora, stavo dicendo, com'è il segnale non mi sembra buono.
Ecco. Sì. Va bene, speriamo che riusciate ad avere pazienza perché io vedo che invece va a scatti. La regia mi rende noto che non dipende da noi, il segnale è buono, quindi chissà. Vabbè, io finirò il mio discorso interessante. Allora, stavo dicendo che allora, il mondo Unacum era lì ad avere costruito un mito perché c'era un bisogno di cambiamento, cioè la cosa era drammatica. Pensare che la Chiesa potesse continuare ad andare avanti con la direzione impressa per 12 anni da Bergoglio era una cosa che imbarazza tutti, è una cosa che imbarazza tutti, quelli che hanno la coscienza, quelli che se la sono venduta si arrangino. Ma uno che ha coscienza, io penso che nel mondo unacumista, nel mondo unacum, c'è gente che evidentemente ha ancora un po' di coscienza. Allora l'idea, lì hanno tremato all'inizio, no? Quando è morto Bergoglio, hanno esultato da una parte e tremato dall'altra. Hanno esultato perché hanno detto, beh, abbiamo resistito, abbiamo fatto bene a non andarcene come ha fatto invece Minutella, perché questa è la Chiesa, adesso le Jason Fe finalmente si cambia direzione. Era questa l'idea, no? Però, e infatti vi ricordate la mossa bislacca di Cascioli e Bux nel mese di agosto, con cui hanno reso nota una lettera dopo 11 anni di Ratzinger, in cui Ratzinger avrebbe spiegato che per lui Munus e Ministerium coincidevano, ma questo non tiene nulla dall'atto comunque. E quello che voglio dirvi è che quella lettera è stata giustificata così. Papa Leone volta pagina. Papa Leone volta pagina. Ecco, Papa Leone volta pagina. No, Papa Leone non ha voltato pagina perché il 6 settembre c'è stato il mini gay pride che con Bergoglio non c'è stato. Questo per dire come e che Papa Leone ha citato il documento di Abu Dhabi, che è il documento dice ancora Viganò, vogliamo vedere se va bene, dice Viganò nega l'unicità salvifica di Gesù Cristo e c'è la firma di Papa Leone al documento che nega il titolo di corredentrice a Maria. Allora il mondo Unacum ora ha preso coscienza e adesso dovrebbero chiedersi, adesso se fossero seri dovrebbero invitare Minutella, non dico Don Minutella, per loro sono il signor Minutella, si faccia una tavola rotonda, si rifletta tutti insieme, tutte le parti in causa, compresi noi, per capire esattamente cosa significhi quello che sta accadendo nel cattolicesimo romano. E invece, finché la barca va, lasciala andare. Noi replichiamo naturalmente, replichiamo andando a Milano, come sapete, per questo raduno dell'8 dicembre, è un raduno per confermare la nostra devozione alla Madonna, al titolo di corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, mentre la falsa Chiesa lo smentisce. Ho spiegato ieri sera i motivi per cui lo facciamo a Milano e non in un altro luogo. Milano è ben servita, se voi prenotate da ora e fate i calcoli, guardate che io non parlo inutilmente a vanvera, verificate, vedrete che ho ragione io. Da qualunque città decidiate, parlo del centro-sud, perché al nord si muoveranno con i mezzi questi diciamo immediati, la macchina, il pullman o il treno, ma chi può venire dal sud verifichi e vedrete che ho ragione io. Siccome Milano Malpensa, Milano Linate e Orio al Serio a Bergamo partono più volte aerei di varie compagnie per Milano eccetera, i prezzi vengono naturalmente diventano competitivi. Un conto è che c'è un solo aereo Palermo-Ancona, il prezzo quello è perché c'è un solo aereo. Un'altra cosa è che la compagnia Tot e la compagnia Caia fanno competenze, come si dice, concorrenza tra di loro e i prezzi diventano competitivi. E quindi io per quello scelgo Milano, anche perché, come sapete, rispetto a Monza, Assago è anche più facilmente raggiungibile. Allora vi aspetto. L'unica cosa è che dovreste provvedere subito, perché ogni giorno, lo dico per chi non ha esperienza, io ne ho 80, come molti di noi, i prezzi aumentano, cioè ogni giorno le compagnie aeree aumentano le quote dei voli aerei qualora decideste di venire in aereo, quindi provvedete per tempo. Noi anticipiamo alle 13:30 l'incontro
per consentire a chi deve tornare a casa per tempo con l'aereo, per non pagare il pernottamento, che lo si possa fare senza nessuna preoccupazione. Quindi vi aspettiamo, ci sarà il sodalizio sacerdotale mariano, ci sarà la compagnia di Maria per intero, il seminario, la confraternita che certamente avrà già raggiunto i 1500 iscritti, insomma ci saranno i pionieri, le sentinelle di Betania e così via, e sarà un momento di grazia per tutto il piccolo resto che vivrà questo momento di grazia come replica a quella che oggi, come vedete dal titolo, chiamo furia antimariana. La furia antimariana della Chiesa di Satana. Ecco, adesso un po' io ho già detto quello che volevo dire, ma siccome la linea è stata poc'anzi disturbata e invece mi sembra che adesso il segnale si sia un po' piuttosto stabilizzato, vorrei riprendere quello che avevo interrotto per portarlo a conclusione. Dunque, il passaggio è stato un passaggio lì per lì inavvertito tra Bergoglio e Prevost. Anche noi, nonostante avessimo avuto subito chiaro, percettivamente, spiritualmente, chi era il personaggio che si affacciava sulla loggia centrale di San Pietro, avremmo voluto aspettare un po' per vedere se casomai non era il tempo che ci eravamo sbagliati. E che cioè saremmo stati come Antonio Di Pietro con Berlusconi. Vi ricordate? Quando c'era Berlusconi, Antonio Di Pietro era famoso perché era il PM di Tangentopoli, di Mani Pulite, e poi fondò un partito politico che aveva come unico scopo quello di contraddire continuamente l'azione politica di Silvio Berlusconi e Forza Italia. E Antonio Di Pietro, siccome il malcontento contro Berlusconi, come sempre succede con le personalità forti, era notevole in Italia, così come invece era anche notevole però l'affetto e il sostegno, lui, Antonio Di Pietro, è andato avanti, veniva invitato nelle trasmissioni televisive, partecipava ai forum, simposi, tavole rotonde in giro per l'Italia, interviste internazionali. Poi Silvio Berlusconi si è ritirato, è invecchiato, è morto. Che fine ha fatto Antonio Di Pietro? Finito Antonio Di Pietro, perché viveva, perché infatti Marco Travaglio si è trovato un altro percorso da seguire, anche se ancora oggi parla di Berlusconi, però ha capito che doveva fare altro. Ecco, noi non siamo in quella linea lì, nel senso che non siamo nati come piccolo resto e come realtà in funzione anti-bergogliana. A noi di Bergoglio non ce n'è potuto fregare de meno. Il pampero argentino che è arrivato per distruggere la Chiesa per conto della massoneria ecclesiastica è morto. E nonostante Prevost sia andato ad adorarlo 4 volte a Santa Maria Maggiore, non c'è più lui, quindi noi pensavamo e volevamo sperare anche noi che qualcosa potesse cambiare. Iunacum, io gliel'avevo detto, se vi ricordate che glielo dicevo, andate piano a esultare. E niente, ad agosto persino Cascioli, che in questo è un po' improvvido, qualcuno glielo suggerisca dei suoi collaboratori, il dottor Cascioli, io non ho niente di personale né con Zenone né con Cascioli, quando ne parlo forse loro possono pensare che io vado contro di loro. Sapete perché lo penso? Perché loro vanno contro di me, censurandomi e trattandomi come un pagliaccio, ma io invece non ho nulla contro di loro, porto i fatti. E Cascioli è improvvido, perché più volte ha voluto alzare la voce, come quando fu presentato il rituale per l'abolizione delle coppie gay anzitempo alla fiducia supplicans, e implorò la Santa Sede di intervenire. E la Santa Sede è intervenuta con fiducia supplicans. Ora, fiori cari, voi vi rendete conto che il mondo Unacum si è svegliato. Ecco. Il mondo, questo documento, perché più di tutti gli altri? È strano, apparentemente strano. Cioè né Fiducia Supplicans, né Pachamama, né Amoris Laetitia, né Abu Dhabi, soprattutto Abu Dhabi, sono riusciti a scuotere fortemente, così come questo documento sulla corredentrice, contro il massimalismo mariano. Perché? Perché la Madonna non si tocca. Perché la devozione mariana è quanto di più costitutivo insieme al culto eucaristico identifica il cattolicesimo romano. Quindi è del tutto ovvio che adesso il mondo Unacum si è sentito scosso, soprattutto però, fidatevi di me, c'è una ragione che è quella teologica che vi ho detta, cioè la Madonna non si tocca,
Al limite non lo vuoi, ma scusate, ma il titolo, ma guardate quanti sono stati, anche questi della falsa chiesa lo fanno per conto di Satana, non possono che farlo per conto di Satana, perché avrebbero dovuto riflettere, cui prodest, che ci torna utile dire che non va bene il titolo? Tanto non lo proclamiamo, facciano come credono. Invece l'hanno dovuto dire. Però quindi non c'è solo la ragione teologica che spinge Iunacum in questa furia antimariana della Chiesa di Satana a reagire, c'è una ragione, attenti bene, psichiatrica, vi assicuro, psichiatrica o psicologica, vedete voi, il mondo Iunacum è frastagliato, no? Ma per alcuni è psichiatrica, per altri è psicologica. Venderebbero l'anima apertamente al diavolo pur di non dire che si sono sbagliati. E parlo di persone vicine a noi. Io conosco una signora del Veneto che ha litigato con la sorella, che stavano sempre insieme. La sorella all'inizio mi aveva seguito, poi dopo è entrato in campo la coppia di amici che si sono inventati la storia sulla questione lì del polo mariano. Vi ricordo che Dominutella ne ha subite da Satana, quando il giornalista poco onesto Marco Tosatti pubblica la lettera per conto di Don Ariel da parte della coppia del polo mariano. Ecco, vabbè, pubblicate pure. E questa lettera poi viene esibita dal vescovo di Patti a Fra Celestino quando lo sfratta dal convento, come per dirgli tu stai seguendo un farabutto che sarei io. Ma prima di tutto si è fatta verifica se le cose che sono state dette sono vere? Da quando mai? Ma da quando? Da che mondo in mondo si ascolta anche l'altra campana o no? E se Marco Tosatti era serio, non avrebbe avuto il dovere morale, visto che si dice cattolico, di ascoltare anche la mia testimonianza? Invece no, ha pubblicato subito il documento di Don Ariel e della coppia. Ecco. E allora per via di queste cose una sorella se n'è andata. Ecco. E mi dice quell'altra che la odia, ce l'ha in odio, perché fai parte di una setta. Anch'io ne facevo parte, poi ho aperto gli occhi. Ora, questo è il risentimento. Sapete perché? Perché possono scrivere e dire sul mio conto tutto quello che vogliono, a parte il fatto che finora è indimostrabile tutto il male che scrivono contro di me, dal punto di vista personale, morale, diciamo così. Il problema per loro è dal punto di vista dei contenuti, che gli sta andando in faccia. Gli angeli custodi non smettono di schiaffeggiarli a Iunacum, dicendo ma che caspita state facendo? Ancora? Non vi è bastato adesso che Prevost abbia fatto quello che ha fatto in 6 mesi? Gli angeli custodi dicono a Iunacum, ma voi veramente volete adesso per altri 13 anni, 20 anni, quanto è quello che Dio stabilisce, andare avanti? No, aspettiamo che Dio intervenga. È come quel sacerdote che mi ha detto, per me l'elezione del Papa deve avvenire secondo la Universi Dominici Gregis, a parte il fatto che l'Universi Dominici Gregis dice anche che in condizioni di straordinarietà il collegio cardinalizio si deve fermare, ma avremo modo di intervenire su quello. Ho chiesto, ma secondo te il collegio cardinalizio e il conclave sono ancora istituti affidabili, credibili, che possono garantire l'elezione di un Papa secondo il cuore di Dio, visto che hanno eletto prima Bergoglio e poi Prevost? No. Ah, bene. E allora me lo dici, caro confratello, come dovrebbe arrivare l'elezione del Papa? Il munus come deve essere trasmesso? Finora andava tutto bene col confratello. Risposta, sentite la risposta. Deve intervenire Dio. Sei d'accordo? Io ho detto certo che sono d'accordo, ma ho da farti un'altra domanda. E come dovrebbe intervenire Dio? Risposta, attenti, non lo so. Ecco, Iunacum ora si stanno muovendo in direzione di questo confratello, stanno prendendo coscienza che se sono degni del nome di esseri umani e cristiani non possono più far finta di nulla, e infatti i toni si accendono come non accadeva con Bergoglio, anche perché Bergoglio metteva paura, Prevost dicono è più debole. E allora avete sentito ieri sera nella trasmissione Il Padre risponde, alla fine ho esibito l'intervento di Zenone, che è caratterialmente un po' come lo sono io, un po' impulsivo, così, ecco, non le manda a dire, e tuttavia ieri sera proprio si è mostrato arrabbiato, dicendo quello che Iunacum in generale non vogliono dire, e cioè che c'è l'appoggio, il sostegno, la volontà del Papa su questo documento.
Questa furia antimariana del documento di martedì scorso, avete visto che non lo cito mai il titolo, lo faccio apposta, è espressione della identità satanista luciferina di questa falsa chiesa. Come andrà ora? Se fossimo in tempi di normalità delle menti e delle coscienze, andrebbe che intanto la pianterebbero di venire addosso e piantare chiodi sul corpo del povero Cristo di Don Minutella. Questo come minimo gli Unacum dovrebbero cominciare a farlo, in tempi di normalità delle coscienze. Dovrebbero poter dire: un momento, non è più giusto trattarlo così, perché comunque lui ci ha visto bene. Sarà indemoniato, sarà pazzo, sarà fuori di testa, sarà da ricovero, però ha detto la verità, cioè ha detto quello che poi si è realizzato, giusto? Questo dovrebbe essere in tempi di normalità quello che dovrebbero fare, non lo fanno. E che cosa vorrebbero fare gli Unacum? Adesso ci guardano mentre noi andremo a Milano per l'ennesimo raduno con presumo un paio di migliaia di fedeli, no? E scrivono, il loro tempo passa a scrivere che io mi faccio i soldi, che batto cassa. Avete visto, non erano tanti. Un tale ha avuto il coraggio di scrivere che ieri a Napoli, cioè loro hanno bisogno, come i bambini, allora hanno bisogno di sentirsi rincuorati. Un tale nemico ha scritto che a Napoli erano, sì, che cosa ha detto ieri, per cui seguono tutto, che cosa ha detto, che erano, il salone era pieno, erano circa 60 persone. Hanno bisogno di rincuorare se stessi, perché se dimostrano che ormai hanno capito che Bergoglio e Prevost e quella lì non è la che questo l'hanno capito, guardate. Questo, gli Unacum, i miei nemici giurati, l'hanno capito che quella non è la Chiesa. Hanno però altrettanto bisogno, per mettersi a posto, di capire che io sono un mentitore. Allora io vorrei dire a questo tale o a questa tale, che poi si firmano sempre con nomi non in codice, questa è la loro vigliaccheria, vorrei dire a questo tale o a questa tale che ha scritto questo, che intanto è un disonesto, perché non erano 60 persone, e poi vorrei dirti, mio caro, per darti poi il ciuccio, che queste 60 persone che hai viste sono state gonfiate, cioè erano dei palloncini. Io ho trovato il sistema con i miei collaboratori, siccome non viene più nessuno ai raduni, quello di Monza, che mai la regia mostra, era un raduno dove le migliaia di persone presenti al Palasport erano gonfiate, erano palloncini, che noi all'ingresso del raduno ecco, questa è tutta gente, non è gente reale. Non è vero che Don Minutella mobilita un popolo, no, non si deve dire. Non si deve sapere. E siccome le immagini parlano, erano 60 persone a Napoli. Così come hanno scritto che queste erano soltanto 800 persone. Cosa volete, figlioli cari? È vero, avete ragione voi. Se questo vi fa star tranquilli, allisciando ancora le corna della falsa chiesa, peggio per voi. Che cosa vi posso dire? Avete ragione voi. Sono tutti palloncini gonfiati. A Napoli eravamo 60, avete ragione voi. E che voi, se dicono così, che possiamo fare? È come quando dicono che Leone è il Papa. Ci possono essere personalità ancora più inquietanti come la Luncellotta, che dice che Papa Leone non lo voleva questo documento. Mamma mia, quanto latte scende dalle ginocchia, solo il Padre Eterno lo può sapere. Non lo voleva questo documento, il Papa è stato costretto. Vi ricordate che era qualcosa di simile che diceva anche Schneider nei confronti di Papa Francesco quando uscivano i documenti infami? Non lo vuole il Papa. Sono i piani superiori. Quali sarebbero questi piani superiori? Ancora nessuno qui è riuscito a dimostrarlo. I piani superiori, ma quali sono i piani superiori? Nessuno lo sa da dire. Io ho trovato risposta, così come ho detto che ieri a Napoli il salone prendeva a sedere, mi pare 200 posti, mi pare, più o meno 180, vabbè, comunque, e c'era pure gente in piedi, era un record ieri a Napoli, e niente, erano 60 persone. E così i seminaristi, quelli che vedete, questa gente che vedete, è gente gonfiata. Noi abbiamo un sistema, io lo faccio a bocca perché ho un buon respiro, siedete qui,
siedete qui, capito? Va bene? Quindi siamo pochi, siamo in crisi. Siccome non vi riesce questa propaganda, vi arrabbiate. L'unica soluzione che avreste è di riconoscere che c'ho ragione io, che quella è la falsa chiesa di Satana, altrimenti ha ragione la Nuncillatti, che praticamente il Papa non voleva questo documento, perché il Papa è mariano, capito? Ma non so, oggi è Sant'Andrea Avellino che si converte e si dà a Dio e si fa santo per via di una bugia che aveva detta. E quante bugie dicono a se stessi gli Unacum, mentendo di continuo, si pongono in una condizione che li rende peggiori degli entusiasti bergoglian prevostiani, perché ci sono gli entusiasti prima di Bergoglio, ora stanno lì anche loro un po' i bergogliani a vedere Prevost, perché non gli piace molto Prevost e i bergogliani, Quindi è il casino totale. E allora abbiamo queste, mentre avanza questa furia antimariana della Chiesa di Satana, noi abbiamo, e concludo, questa precisa collocazione, va bene? Se non siete d'accordo ditemelo. Allora abbiamo che la Chiesa romana non è più identificabile come tale. No, come quando si gioca a carte, devi indovinare la mossa. Perché? Ci abbiamo la Chiesa detta cattolica, che è quella di Bergoglio Prevost, è una Chiesa apostata, che Gesù Cristo non è più l'unico Salvatore, perché ci sono anche le altre religioni volute da Dio, il documento di Abu Dhabi, salvo poi sentire schizofrenicamente Fernandez dire che Maria non è corredentrice perché è l'unico redentore degli uomini Gesù Cristo. Ma qua come ragionate? Quindi c'è la Chiesa bergoglian prevostiana, è la Chiesa di Satana che c'ha il potere, c'ha le cariche, c'ha le strutture, c'ha il collegio cardinalizio, c'ha il conclave, la Basilica di San Pietro, ci capiamo, che produce documenti, eccetera. Questa è la Chiesa bergoglian prevostiana, è la Chiesa fondata da Gesù Cristo. Riflettete tutti, è la Chiesa fondata da Gesù Cristo questa. Questa è la prima piazza disponibile. Andiamo all'altra, opposta a questa, direi antitetica a questa. C'è la Chiesa tradizionale sedevacantista, di matrice viganiana, che sta prendendo molto campo per via dell'outing di Don Leonardo Maria Pompei. Adesso io non so se Don Pompei si è ascritto all'indirizzo di Vigano, perché non lo so, però la direzione è quella. E quindi ci sono i bergogliani prevostiani e poi c'è quest'altra identità ecclesiastica o ecclesiale, teologica, posizione. Qual è questa posizione? Se voi andate a leggere che cosa ha scritto tra ieri e oggi Viganò nel blog di Aldo Maria Valli, vi accorgete che parla come parlo io, o io parlo come parla lui, solo che lui, attenti, i tradizionali sedevacantisti cavalcano il malcontento anti-bergoglian prevostiano per condurre chi li segue ad una chiesa del passato, ad una chiesa che rinnega il Concilio Vaticano II, che rinnega i pontificati della setta conciliarista rappresentata da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Quindi si torna a Pio XII al 1958 con un blackout che uno avrebbe bisogno di vederlo giustificato, dove sarebbe finito lo Spirito Santo. E questa è la seconda piazza. C'è la terza piazza, quella degli Unacum, che sono alla disfatta totale. Grazie a Dio, Te Deum laudamus, non vedevo l'ora. È il momento della disfatta degli Unacum questo. Perché aspettavano che morisse Bergoglio, ostinandosi a dire che quella è la Chiesa cattolica, nonostante Abu Dhabi, Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans e Pachamama, si sono ostinati a dire che quella è la Chiesa cattolica, senza rispondere ai quesiti teologici seri che noi abbiamo posto: che fine faceva l'indefettibilità della Chiesa e che fine faceva l'assistenza dello Spirito Santo ordinaria. Questi sono nella posizione, la terza posizione, la posizione più clamorosa, perché non si capisce bene dove si stanno recando, ora che hanno capito che Prevost non fa altro che portare avanti, casomai ancora ci fosse bisogno di capirlo, la linea di Bergoglio. Non l'hanno capito da subito, quando i cardinali, prima di entrare in conclave, cosa che non era mai avvenuta, sono andati in pellegrinaggio alla tomba di Papa Francesco. Non l'hanno fatto capire che sono la Chiesa del Papa Francesco che prosegue da morto la sua opera. Ma Prevost non l'ha fatto capire che lo cita a iosa Papa Francesco. In lungo e in largo non perde occasione per citare Papa Francesco. Prevost, che si è andato a inginocchiare 4 volte alla tomba di Papa Francesco. Papa Leone non l'ha fatto capire. E quindi questi hanno capito e adesso non sanno che fare, sono arrabbiati. Sono tutti arrabbiati. Questa è la terza posizione. C'è la quarta posizione.
è la nostra, del piccolo resto. Quindi Bergoglian Prebostiani, Viganian tradizional sede vacantisti, unacumisti. C'è una quarta collocazione, quella nostra. Dicono che è minoritaria, sarà minoritaria però identitaria. E il numero non fa l'identità, e l'identità è più importante del numero. Garibaldi vinse con 1000 circa soldati, no? Quando gridava qui si fa l'Italia o si muore, e qui si salva la Chiesa o si muore. E l'identità del piccolo resto potrebbe essere quella decisiva. Qual è questa identità? La collocazione del piccolo resto. Se la Chiesa bergoglian prevostiana è avanguardista, calpestando anche il Concilio Vaticano II, vi ricordo che Prevost ha permesso che Fernandez, che andrebbe, se questa fosse la Chiesa cattolica, Fernandez andrebbe mandato a coltivare i pomodori. Se questa fosse la Chiesa cattolica, non dovrebbe stare un solo istante stamattina seduto nel suo ufficio da prefetto della fede. Che Fernandez stamattina sia seduto come prefetto della fede è il segno di una Chiesa che non è la Chiesa fondata da Gesù Cristo. Poi ci sono quelli che tornano indietro, e noi chi siamo? Noi siamo quelli che non torniamo né indietro né in avanti. Noi abbiamo preso atto che c'è, come dicono le profezie, una attacco finale di Satana alla Chiesa cattolica, che si è installata a Roma il corpo mistico dell'Anticristo, e questa identità satanica, luciferina di questa falsa Chiesa bergoglian prevostiana, oltre che legittimata come condizioni regolari dal punto di vista canonico mediante la invalidità delle elezioni del 2013, ma una via che non è più percorribile perché il diritto canonico ce l'hanno in mano loro, e qui bisognerebbe chiedersi chi dovrebbe al loro posto avocare il potere giuridico. Hanno preso il potere, però non hanno il munus, e noi come piccolo resto, guidato dal sottoscritto, difendiamo la fede cattolica. Per questo l'8 dicembre, fra 28 giorni, ci ritroveremo al centro congressi di Assago, al forum di Assago a Milano, per vivere questo momento di grazia, coraggio. Ancora una volta in più io vi invito alla militanza, e so che sapete rispondere per quello. Vi aspetto numerosi per rispondere alla furia antimariana della Chiesa di Satana. Noi lì canteremo a Maria e alzeremo alta la voce per gridare che Maria è corredentrice del genere umano, mediatrice e avvocata di tutte le grazie. Adesso rispondiamo alle telefonate, non senza prima aver ricordato che abbiamo bisogno di aiuto, cari figlioli. Una cifra, 2 cifre, punto. Terza cifra, quarta cifra, quinta cifra. Mi avete capito quanto costa prenotare il centro congressi? Non so se mi sono spiegato, perché io la cifra non la posso dire. No, voglio solo capire se si è capito quello che voglio dire. Una cifra, 2 cifre, punto. Terza, quarta, quinta. E la spesa per il centro congressi prevede 5 cifre. Sì, 5 cifre. Quindi aiutateci. Passano in descrizione, come sapete, eccolo, diciamo, i mezzi attraverso cui aiutarci. Fatelo con l'Iban se potete, come potete, il conto corrente postale, la PayPal, perché veramente il progetto è ambizioso ma ha bisogno dell'aiuto di tutto il piccolo resto. Adesso rispondiamo alla telefonata, e vi ricordo oggi pomeriggio siamo a Catania alle ore 16:30. Coraggio, piccolo resto della Sicilia orientale, sarà bello salutarci. Pronto? Pronto? Santa settimana alle ore di Maria. Grazie anche a te, figliola cara. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Se mi date minuti le voglio leggere una cosa, poi se lei vuole sapere da dove l'ho presa glielo dico. D'accordo, leggi. Allora, credo mariano. Maria, Madre di Dio e della Chiesa, Madre nostra amabilissima, credo nella tua maternità divina, nella tua perpetua verginità, nella tua immacolata concezione, nella tua missione di corredentrice accanto al figlio tuo Gesù. Credo nella tua assunzione e glorificazione celeste in corpo ed anima, perché sei la madre del risorto ed immagine della Chiesa che avrà il suo compimento al ritorno glorioso di Cristo. Credo nella tua maternità spirituale, che donando Gesù ci genera la vita divina, nella tua maternità ecclesiale, perché precedi e accompagni la Chiesa nel cammino della fede e dell'amore. Credo nella tua regalità universale,
nella tua missione di mediatrice e dispensatrice di ogni grazia e dono che viene da Dio, nella tua presenza di amore accanto a ciascuna creatura, come madre, ausiliatrice e consolatrice. Venga presto la tua ora, o Maria, per il trionfo su tutta la terra del regno del tuo Figlio, che è il regno di santità, di giustizia, di amore e di pace. Allora, non sono certamente parole mie, è un credo mariano che ha fatto il vescovo di Ascoli Piceno, Marcello Morganti, che è morto credo nel 2011, quindi per dire che anche quelli che hanno fatto questa schifezza, mi scusi la parola, un atto proprio obbrobrioso, avrebbero dovuto andare a vedere, no, nell'interno Certo. della vita, ecco. Certo. Quindi questo è stato vescovo di Ascoli Piceno Certo. intorno agli anni 90. Ma infatti, grazie Fiora cara, intervengo su questo, grazie, è una bella preghiera, Dio ti benedica con tutto il cuore. Ma infatti Fernandez è stato costretto comunque a riconoscere che Giovanni Paolo II 7 volte, almeno 7 volte ufficialmente, ha usato il termine corredentrice, quindi ha ragione chi ha chiamato poc'anzi nel dire che avrebbero dovuto tenerlo presente. Papa Leone invece, come l'ha detto Fernandez nella sua relazione, infatti probabilmente domani sera, più che sul Vangelo di Giovanni, ancora una volta voglio farvi sentire la relazione che ancora non avete ascoltata su Radio Domina di Fernandez. A un certo punto dice più di una volta che c'è il sostegno di Papa Leone. Lo dice proprio, e questo lo dice in barba a coloro che, lui lo sa, vorrebbero defenestrarlo. Si è fatto vanto di dire: guardate che io resto qui perché lo vuole Papa Leone. Quindi abbiano chiaro i Unacum che sono alla disfatta, lo accettino, trovino modo adesso di risolvere il loro problema. E considerino bene se Don Minutella è veramente quel matto a cui sono andati addosso per anni, o censurandolo o considerandolo falso profeta come ha scritto Cascioli, o se invece Don Minutella non aveva ragione e loro per superbia intellettuale adesso si trovano costretti a non accettarlo, e quindi che cosa faranno? Rimarranno ostaggio di questa cosa chiesa? Attenzione, vi perdete l'anima, io ve lo dico, vi perdete l'anima, state attenti, tutti, pure io, tutti noi stiamo attenti, perché c'è Satana che sta sferrando l'ultimo attacco, bisogna collocarsi nel posto giusto. Pronto? Pronto. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato Don Minutella, sono Anna, dalla provincia di Monza Brianza. Sì, volevo solo, come dire, una riflessione su questi personaggi che stanno in Vaticano, ma la sanno fare un'equazione semplice che potrebbe capire anche un bambino. Se Maria avesse detto no, sarebbe finito il cinema, non ci sarebbe stata la redenzione. Cioè, una cosa così semplice, capisce un bambino. Certo. Poi un'altra cosa, ho visto un video su internet di Putin che parlava a una platea in Russia, penso, e c'era anche il patriarca Kirill. E diceva appunto quello che sta succedendo in Occidente, guardate cosa sta succedendo in Occidente, sposano coppie dello stesso sesso, e ha elencato una serie di cose che praticamente succede in Vaticano, e alla fine ha concluso, non so se ha concluso il video, si è concluso con lui che diceva: Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sì. Cioè, un capo di Stato arriva a dire questo. Sì, grazie Fiola cara. Sì, è vero così, conoscevo questa esternazione di Putin, non mi sorprende, naturalmente gli si sono andati subito addosso dicendo che è guerrafondaio, che mentre parla così però prepara i missili a lunga gittata. Scusate, che cosa dovrebbe fare? Veramente, guardate, in Occidente c'è gente che ha la mente pervertita ormai, e si capisce dal disordine con cui provano a fare un discorso logico. E quindi Putin, se cita il Vangelo e poi da capo di Stato provvede a stanziare i soldi per
proteggere i confini nazionali, il sovranismo nazionale, che cosa starebbe facendo di così? Oppure dovrebbe dire, come gli idioti pacifisti a oltranza di una certa conduzione politica occidentale, todos, 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 la bandiera arcobaleno, però poi guai a chi non la pensa come loro? Capito? C'è un pacifismo che è più guerrafondaio della guerra stessa. Ecco, Putin fa benissimo come capo di Stato, attenzione, a cercare di tutelare il proprio popolo. Se ha torto o ha ragione, poi è un'altra cosa. E sì, conoscevo questa, anche se non l'ho seguito, questo intervento che fa riflettere, perché lì il popolo russo ha una forte identità cristiana e Putin, che ne dicano in Occidente, gode di un consenso praticamente che è alle stelle. Il popolo russo è tutto con Putin, così come buona parte del popolo americano, nonostante la vittoria del sindaco musulmano di sinistra democratico a New York, buona parte del popolo americano è ancora oggi con Trump. Ecco, il progetto è sempre quello. Io ho letto su Repubblica un articolo che mi lascia veramente, un articolo che diceva, non so se è stato su Repubblica, credo di sì, che Trump comincerebbe ad avere problemi, capito, come sempre, che c'ha problemi, comincia ad avere problemi di connessione con la realtà, problemi mentali, capito? È sempre quello. Non c'è, anche di Putin lo dicevano, nel pieno della guerra in Ucraina, scrivevano che era ammalato di tumore, che stava morendo, eccetera, eccetera. Pronto? Se l'ho dato Gesù Cristo, dobbiamo Sempre ce l'ho dato, dobbiamo essere brevi perché sono in conclusione. Chi parla? Sono Linda. Prego, Linda. Devo sempre essere breve, ma non riesco mai a spiegare il mio pensiero fino in fondo. Ma figlia mia, queste sono le telefonate, non è la vostra catechesi. Sì, no, ho capito. Ma il fatto della Madonna che non è stata consacrata corredentrice, voglio dire, meglio così, no? Visto che è una falsa chiesa, visto che è come se dessimo questo compito al demonio, chiaramente non va Ma fatto. il problema è che lo diciamo noi, mentre la stragrande maggioranza della gente unacum non ci crede che quella è la falsa chiesa. Come lo spiegano? No, adesso non si può fare dogmi o cose, cioè perché sennò veramente si è nel caos, io non capisco questa cosa, cioè prendiamo atto, no? Questa cosa dà forza e dà ragione, prendiamo atto e ci leggiamo il trattato di San Luigi Maria di Grignon de Montfort e andiamo avanti, cioè la Madonna, però è importante che venga fuori questa cosa, la Madonna l'ha voluto. Certo. Io ben prima ero gelosa di questo titolo della Madonna, invece adesso si capisce. Certo. Che Dio è passato attraverso la Madonna e noi dobbiamo passare attraverso Maria per arrivare a Gesù e a Dio. Certo. Dio ha voluto rendere in questo modo la Madonna, ha voluto dare una divinità alla Madonna, quello che aveva fatto inizialmente quando ci ha creati, perché noi eravamo i suoi pupilli eravamo, ma poi è successo qualcosa per cui questa cosa qua e Dio è rimasto male e quindi questa cosa va. Certo, bene, grazie. Sì, praticamente lo abbiamo detto noi comunque, no? Da una settimana ormai, domani è una settimana che insistiamo molto su questo, cioè anche il titolo di oggi lo dice, la furia antimariana della Chiesa di Satana, cioè cui prodeste questo intervento, però lo devono fare per velare la propria identità, l'identità di questa Chiesa che a Roma non è la Chiesa cattolica, non è la Chiesa fondata da Gesù Cristo, che continua a sopravvivere in un piccolo resto, che non è quello di Viganò che tradisce il concilio e i papi come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, è il piccolo resto del sottoscritto che vi parla, che ha una continuità, perché noi non rifiutiamo e non respingiamo il concilio e non per questo siamo modernisti, noi affrontiamo, fino a ieri c'era un articolo molto interessante del Cardinal Ruini, che nonostante quasi verso i 100 anni conserva una lucidità, se non a 100 ma a 90 e rotti sì, una lucidità in cui dice non è stato il concilio il problema, è stato quello che come è stato interpretato e come è venuto dopo. A lui ha aggiunto il concilio è stata un'esperienza dello Spirito Santo. Volerlo negare quando ci sono stati 3000 vescovi chiamati dal romano pontefice validamente eletto a Roma significa porsi in una condizione di miopia ideologica. Il concilio
concilio non si tocca. E se uno lo interpreta bene, come ha chiesto Benedetto XVI prima di andarsene, si risolvono tanti guai. In questo von Balthasar può essere il teologo a cui ascriversi, quale non ha mai detto, come i bacchettoni tradizionalisti vogliono insistere a dire, che l'inferno è vuoto. Non l'ha mai detto che l'inferno è vuoto. Ha sottolineato il primato della grazia, delle braccia stesse sulla croce che sono come un divieto di ingresso all'inferno, ma non per questo. E questa è teologia cristiana. Non si inventa nulla von Balthasar. Quando dice il libro sperare per tutti, non è un'affermazione eretica. Sperare per tutti, anche i santi lo dicevano. Sperare per tutti non significa che l'inferno è vuoto. Sperare per tutti. La Chiesa spera per tutti, perché Gesù Cristo è il Figlio di Dio, morto in croce, quindi von Balthasar può offrire molto. E noi non rinnegheremo mai il Concilio Vaticano II, mai e poi mai. Papa Benedetto ce lo ha chiesto quando ha lasciato, nell'ultimo intervento al clero di Roma, è intervenuto a braccio per più di 45 minuti parlando della necessità di non abbandonare la bussola del Concilio Vaticano II, perché sapeva che questo avrebbe potuto suscitare grosse tentazioni, come sta facendo Viganò, Don Pompei. È un dolore vedere Don Pompei, che ha capito come stavano le cose, si è stufato, e lo capiamo e siamo con lui, però poi tradisce il Concilio Vaticano II, la messa in italiano, quelle cose lì. È tutto un percorso che bisogna stare veramente attenti, perché a Roma c'è Satana, il corpo mistico dell'Anticristo, e lo scopo era proprio anche quello di creare tutta questa confusione. C'è il piccolo resto, che però è quello più perseguitato. Don Minutella le ha prese le botte da tutte le parti come nessun altro, eppure è ancora qui che vi convoca fra 28 giorni a Milano, a Sago, per questo momento di militanza che solo noi abbiamo, perché tutto va in disfacimento ora. Forse Dio ha stabilito così. Oggi la Nuova Bussola Quotidiana pubblica un articolo scritto da Cascioli dei guai interni a Comunione e Liberazione. Si stanno sbranando l'establishment ciellino, si sta sbranando tra di loro con colpi di scena clamorosi, per cui hanno coinvolto la cordata del successore di Don Giussani, Julian Carron, la cordata carronista, ha coinvolto la diocesi di Milano, che è dovuta intervenire perché è chiamata in causa, perché stanno le beghe che sono all'interno di CL, di Comunione e Liberazione, sono solo un sintomo di quanto c'è dentro il cattolicesimo romano. È un organismo ammalato, è un organismo morto, in disfacimento, in decomposizione. Speriamo che ci siano anime che abbiano il coraggio di capirlo, perché a eventi straordinari si risponde con eventi straordinari, e forse Dio sta facendo qualcosa di straordinario che peraltro le profezie annunciavano. Vi aspetto, miei cari, per la diretta di oggi pomeriggio. Su tutti voi la santa benedizione del Signore, ricordando che questa sera non c'è alle 21 la diretta consueta della Confraternita del Rosario, perché io devo ritornare a casa. Con tutto il cuore, santa giornata con la corona del Rosario in mano, mentre aspettiamo di arrivare a 1500 gli iscritti della confraternita, affrontiamo la giornata. Laudetur Jesus Christus. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi figlioli, vi do appuntamento per lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria a Milano, alle ore 13:30, per il grande momento di preghiera in onore di Maria Santissima Corredentrice. Dopo gli ultimi attacchi della falsa Chiesa al titolo di Maria Santissima Corredentrice, ritenuto un ostacolo alla fede cristiana, noi ci riuniremo come piccolo resto, scenderemo ancora una volta in campo. Affrettatevi a preparare il biglietto, a staccare il biglietto per venire. Siamo chiamati a difendere il patrimonio bimillenario della Chiesa. Siamo soprattutto chiamati a custodire la sana devozione mariana e il grande amore alla Madonna. Il piccolo resto cattolico scende in campo lunedì
8 dicembre a Milano Assago, presso il centro congressi, ci ritroveremo per un momento di fede, di preghiera, con la corona del rosario in mano, come popolo dei rosarianti, per cantare gli inni a Maria Santissima Corredentrice, per rispondere nella preghiera e con la fede agli ultimi attacchi della falsa Chiesa. Vi aspettiamo, non mancate, lunedì 8 dicembre a Assago, Milano, raduno del piccolo resto cattolico in onore di Maria Santissima Corredentrice. Laudetur Jesus Christus e avanti con Maria con la corona del rosario in mano.